Rieccoci con un nuovo video quest'oggi, come ovviamente avrete capito già dall'inquadratura e ovviamente anche dalla disposizione della ovviamente videocamera. Quest'oggi sì, ebbene sì, affronteremo appunto una stesa con il Palazzo degli Dei, che è appunto questo metodo ovviamente tarologico che ci obbliga anche piacevolmente, direi, ad usare tanti arcani. Quindi si useranno ovviamente ben 13 carte, ma chiaramente ragazzi tutti assolutamente utili per sondare una determinata situazione. E come vedete quest'oggi nella versione mini ovviamente andiamo sul classico, quindi utilizzeremo i Radiant Wise, quindi sicuramente andremo ovviamente a riprendere quelli che sono gli elementi iconografici proprio tipici, base, che hanno praticamente dato origine e vita appunto alla moderna tarologia e ovviamente cartomanzia. Nella versione mini, che io trovo assolutamente comoda, soprattutto nel caso in cui ovviamente si voglia portare questo mazzo ovviamente sempre con sé, e ovviamente anche per effettuare appunto stese di questo tipo, ovviamente con tanti arcani. Comunque sono carte sicuramente ben fatte che riprendono in tutti i particolari ovviamente principali le carte di dimensione normale. Come avrete appunto notato dal titolo, quest'oggi appunto chiederemo a questo meraviglioso mazzo assolutamente tradizionale come procederà una storia clandestina nascosta che state vivendo con una persona ovviamente impegnata. Ovviamente ragazzi questa stesa è valida anche nel caso in cui anche voi siate impegnate, quindi comunque sia una storia tra o una persona libera e una persona impegnata oppure due persone addirittura impegnate. D'accordo? Cercheremo di ovviamente capire come sicuramente procede dal passato, questo ovviamente rapporto, nel presente, ovviamente gli ostacoli reali e realistici a questa storia, a questo rapporto. Cercheremo anche di capire l'altra persona, come vive il rapporto, su cosa effettivamente commette degli errori, cercando anche di dare un'occhiata alla sua vita familiare con l'altra donna, ma magari anche in riferimento alla famiglia di origine, e ovviamente anche di capire qualcosa in più sul proprio ambito economico finanziario, e poi ovviamente le tre ultime carte del futuro. Dunque, io inizio appunto a mescolare il mazzo e ovviamente come sempre per il principio di sincronicità, per chiunque appunto stia vivendo una storia clandestina nascosta con una persona impegnata. Ragazzi, io per impegnato intendo sposato, fidanzato, convivente, comunque qualcuno che ha un'altra persona ovviamente al suo fianco ufficialmente riconosciuta. Ecco, vogliamo cercare di capire appunto come procederà ovviamente il vostro rapporto in un futuro più distante e ovviamente anche in un futuro più immediato, diciamo a breve termine. Dunque, vediamo un po'. Perfetto.
Mettiamo questa. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Come vedete è appunto una stesa veramente molto ampia e assolutamente ben fatta, perché permette di appunto analizzare sicuramente più aspetti della storia. Ovviamente partiamo appunto, ragazzi, dalle prime posizioni, cioè ovviamente la prima fila di carte. In questa posizione appunto abbiamo il passato, sicuramente più distante ovviamente della storia, quindi qualche mese fa, diverse settimane fa. In questa posizione abbiamo invece il passato più recente, quindi qualche giorno fa, qualche settimana fa. In terza posizione abbiamo appunto una carta che riguarda il presente appunto vero e proprio. In questa posizione abbiamo appunto il comportamento del consultante ovviamente nel presente, quindi come vi state ovviamente comportando voi e ovviamente anche qualche consiglio in più che vi viene dato sicuramente dagli arcani. In queste due posizioni appunto abbiamo gli ostacoli al vostro rapporto, quindi sono due carte che vanno lette ovviamente e girate assieme. In quest'altra ovviamente fila di carte invece abbiamo un focus maggiore sull'altra persona, in questa posizione cosa vorrebbe, in quest'altra posizione cosa dovrebbe fare, quindi una sorta di consiglio da parte degli arcani anche diciamo a questa persona, se potesse sentirci. Nelle ultime due posizioni abbiamo rispettivamente appunto in questa posizione il suo ambito professionale, economico, finanziario, quindi come può in qualche modo influenzare il vostro rapporto. In questa posizione abbiamo appunto invece l'ambito familiare, quindi con l'altra persona, con l'altra donna. Tre ovviamente ultime posizioni fondamentali che per voi sono assolutamente fondamentali, lo so ovviamente, il futuro. In questa posizione diciamo un futuro più imminente, quindi a breve scadenza, a breve termine, e ovviamente anche in questa posizione è necessario dare la parola al karma, quindi cercheremo di capire obiettivamente che cosa accadrà, quindi quegli eventi imprevedibili, quegli imprevisti, quelle sorprese, novità, ma magari anche appunto ostacoli improvvisi che ovviamente vi porrà dinanzi il karma, a prescindere da quale possa essere ovviamente il vostro comportamento. In quest'ultima posizione il futuro ovviamente più lontano tra voi e questa persona. D'accordo? Dunque ragazzi, possiamo iniziare appunto dalla prima posizione, ossia appunto la posizione del passato ovviamente più lontano, più distante, quindi qualche settimana fa, ovviamente o anche addirittura qualche mese fa. E in questa posizione abbiamo l'asso di coppe. Allora ragazzi, la carta dell'asso di coppe rappresenta un sentimento, vedete? Molto forte, molto importante, quindi è una carta molto bella che questa persona ha sentito, diciamo, sgorgare proprio dal suo petto, dal suo cuore, una sicuramente presa di coscienza molto importante circa effettivamente quello che è il vostro rapporto e il sentimento che vi lega. Cioè, questa è una persona che ha capito che ovviamente voi siete la persona giusta, la persona importante per lui, non soltanto da un punto di vista fisico, ma che sta iniziando a provare, perché è un asso, dei sentimenti per voi di un certo peso, di una certa importanza. Ragazzi, le coppe rappresentano ovviamente sempre un sentimento, quindi un'affettività, comunque un'interiorità colma di, ovviamente, vi ripeto, emozioni, di sentimenti, non solo di desiderio fisico, desiderio erotico. Cioè questa è sicuramente una persona che per voi prova ovviamente qualcosa di molto più importante rispetto anche semplicemente a dell'affetto, perché l'asso di coppe parla della scoperta dell'amore.
Cioè molto probabilmente questa persona non immaginava di iniziare a provare per voi un sentimento così bello e soprattutto così forte. L'asso appunto è il primo arcano ovviamente minore del seme di coppe, quindi rappresenta proprio una scoperta, rappresenta per esempio un parlarsi, una notizia, un dirsi un qualcosa che potrebbe in qualche modo aver acceso in questa persona una riflessione importante su ciò che prova e ciò che pensa. Cioè questa persona a seguito di una vostra comunicazione, conversazione o comunque a seguito di un vedervi, di un incontro particolarmente bello e importante o anche perché no, a seguito di una discussione, di una lite o di qualche tempo per esempio distanti, ecco che questa persona ha capito obiettivamente che cosa prova per voi. Cioè c'è proprio la scoperta appunto dell'amore, la nascita di un sentimento importante. Quindi sicuramente qui abbiamo una, diciamo, coscienza molto più limpida e molto più chiara, se non altro ovviamente non il rapporto con la compagna ufficiale, ma ovviamente il rapporto con voi. Cioè questa è una persona che ha le idee ovviamente molto più chiare sicuramente rispetto al passato. Vi ripeto, questo generalmente, essendo un asso di coppe, grazie o a una comunicazione, a un qualcosa che vi siete detti o a un argomento che avete affrontato, oppure ovviamente a seguito di un incontro o anche semplicemente di un momento di separazione, perché ovviamente le carte che precedono gli assi sono ovviamente le carte di grado decimo, che rappresentano appunto la chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Quindi voi potreste aver anche in passato, nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, affrontato un periodo di difficoltà che però ha portato ad un rinnovamento, se non altro, dei vostri sentimenti, in particolar modo dei suoi. Quindi è una persona che si sente molto coinvolta nel vostro rapporto. In questa posizione abbiamo invece appunto il passato più recente, quindi gli scorsi giorni, le scorse settimane, e qui abbiamo il paggio di bastoni. Allora, questa persona vi vuole vedere. Comunque da pochi giorni ha iniziato a pensare, anche ad organizzare, perché parliamo di bastoni, quindi organizzazione pratica, appunto ad un vostro incontro. Ragazzi, qui abbiamo bastoni, quindi un incontro in cui non vorrà solo parlare, d'accordo? Quindi un incontro anche eroticamente di un certo peso e ha intenzione di vedervi presto o comunque di appunto in qualche modo invitarvi presto ad un incontro. Quindi o lo ha già fatto negli scorsi giorni o lo sta per fare comunque, ma è una questione effettivamente di pochissimi giorni, proprio perché obiettivamente questa è una persona che ha voglia, vi ripeto, a seguito proprio, vedete, di questo asso di coppe, di in qualche modo riassaggiare i piaceri non solo dell'amore, ma anche evidentemente appunto del desiderio e dell'erotismo, anche nel caso in cui per esempio siate stati per un certo periodo lontani, perché ovviamente siamo a ridosso dell'estate, è chiaro che quindi questa persona potrebbe aver trascorso le vacanze con la compagna ufficiale, ecco che questa persona ora vuole ritornare e riprendere il discorso ovviamente con voi. Quindi il paggio di bastoni rappresenta ovviamente una persona comunque gioiosa, felice, anche diciamo piuttosto serena probabilmente rispetto al passato, proprio perché obiettivamente ha voglia di vedervi. È una persona anche che in qualche modo, diciamo, si predispone all'incontro come un fante, cioè in maniera molto allegra, molto gioiosa, con una appunto rinnovata curiosità anche di scoprire qualcosa in più di voi e del vostro rapporto. Quindi questa non è una persona
che ha voglia, o se non altro ha avuto voglia, di in qualche modo interrompere il vostro rapporto, d'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona che ha voglia di portare avanti appunto il vostro rapporto, anzi di vedervi e incontrarvi a breve. Quindi nel caso in cui ovviamente vi abbia già proposto un incontro, lo definirete a breve, o comunque nel caso in cui non l'abbia ancora fatto, vi inviterà a breve. Quindi aspettatevi proprio entro pochissimi giorni una telefonata o comunque un messaggio da parte di questa persona per potervi appunto vedere o rivedere. Ovviamente, vi ripeto, parliamo di bastoni, quindi è una persona che ha un profondo desiderio ovviamente di voi, ma anche, vi ripeto, di scoprire qualcosa di nuovo, perché i fanti rappresentano sempre delle novità, in questo caso ovviamente per quanto riguarda i bastoni, quindi per quanto riguarda chiaramente un approccio di tipo ovviamente erotico in più, qualcosa appunto magari di mai sperimentato nel vostro rapporto. In terza posizione il momento presente, quindi il momento presente nel quale andrete proprio a vedere ovviamente questa stesa. Vediamo questa persona come si predispone nei vostri confronti, in maniera direi perfetta. Qui abbiamo la carta della morte, che è una carta molto bella, ragazzi, perché la morte, l'arcano senza nome, rappresenta ovviamente la nascita, contrariamente a quanto si possa pensare, anzi direi una rinascita. Quindi effettivamente anche l'asso mi dava già questa sensazione. Ovviamente il paggio in qualche modo l'ha avvalorata e adesso ovviamente la carta della morte a maggior ragione ce ne dà una conferma. Cioè in passato voi potreste aver proprio affrontato, o questa persona potrebbe aver affrontato anche semplicemente interiormente, senza dirvelo, senza parlarvene, un momento di grossa crisi. Quindi o voi ne siete consapevoli ovviamente, oppure questa persona ve l'ha egregiamente tenuto ovviamente nascosto, però c'è stato un periodo di crisi, ve lo vado a confermare, vi ripeto, soprattutto con la carta della morte, cioè questa persona ha avuto un momento di ripensamento in riferimento ovviamente alla vostra storia, cioè potrebbe aver in qualche modo anche temuto di perdervi, o addirittura potrebbe aver in qualche modo visto, diciamo con poco ottimismo, il proseguo appunto della vostra storia. Quindi aver temporeggiato, nel caso in cui abbiate visto questa persona negli scorsi mesi o anche, vi ripeto, nelle scorse settimane particolarmente distratta o comunque non tanto felice, non particolarmente allegra e ovviamente predisposta a sentirvi e a vedervi, sappiate, vi ripeto, che dipende proprio da un particolare momento di crisi che questa persona potrebbe appunto aver affrontato, vi ripeto, negli scorsi giorni, ma direi anche e soprattutto nelle scorse settimane e negli scorsi mesi. Un momento di crisi per cui questa persona, non dico che potrebbe aver pensato di chiudere il rapporto con voi, ma obiettivamente ha temuto in qualche modo che il vostro rapporto potesse non avere più futuro. Ecco, questo è stato un momento in realtà negativo ma molto importante, perché ovviamente ha portato questa persona poi a riflettere chiaramente sul vostro rapporto, a sentire effettivamente la potenza del sentimento che questa persona prova per voi, ve l'ho detto con l'asso di coppe, e comunque ad avere proprio il bisogno di rinascita, appunto la carta della morte, cioè di ricominciare il percorso con voi, però in un'ottica completamente diversa. Cioè la carta della morte in realtà è una carta che rappresenta appunto il taglio netto, anche molto severo, con delle situazioni ostacolanti, dei rami secchi del passato che vi hanno impedito in qualche modo di vivere al meglio determinati momenti, incontri insieme. Quindi questa persona potrebbe aver agito in riferimento ovviamente alla propria vita personale e aver in qualche modo eliminato degli ostacoli che impedivano a voi ovviamente di vedervi. Cioè in questo momento, nel momento presente, questa persona vede e sente una sorta di rinnovamento, un rinizio appunto della vostra storia senza più determinati ostacoli che sino ad ora sono stati particolarmente pesanti per voi.
Quindi vi ripeto, la carta della morte è una carta molto bella perché parla anche di progettualità in riferimento al futuro e, perché no, anche della possibilità di chiudere il rapporto ufficiale, perché la morte è una carta molto severa che falcia, appunto, che va a in realtà interrompere ed eliminare in maniera anche molto drastica e, ragazzi, obiettivamente a volte anche dolorosa, determinati appunto legami del passato che sono rami secchi, che non servono obiettivamente più e che questa persona si potrebbe appunto essere trascinata per diverso tempo. Quindi, ragazzi, questa è una persona assolutamente pronta ad iniziare appunto una nuova storia, anche, vi ripeto, proprio sotto una luce completamente diversa. Dunque, vi ripeto, la carta della morte parla di progettualità. Questa persona potrebbe proprio parlarvi, vi ripeto, anche di un desiderio importante di cambiare alcuni aspetti della propria vita. Quindi potrebbe, con la carta della morte, proprio volervene ovviamente rendere assolutamente partecipi. D'accordo? Sicuramente la carta della morte, vi ripeto, parla proprio dell'impostare il vostro rapporto in maniera completamente diversa. Quindi potreste decidere di vedervi, diciamo, secondo tempistiche diverse, orari diversi, giorni diversi, un'organizzazione diversa che ovviamente però porterà ad un miglioramento del vostro rapporto, quindi ad una sorta appunto di vera e propria rinascita del vostro rapporto d'amore. D'accordo? Quindi sicuramente la morte parla di un approfondimento del vostro rapporto che ovviamente porterà però sicuramente questa persona ad andare a modificare, diciamo, alcuni ambiti importanti della sua stessa vita. Quindi non soltanto la morte va a cambiare qualcosa del rapporto tra di voi, ma anche, diciamo, per esempio del rapporto con la compagna ufficiale o appunto per quanto riguarda ambiti altri della sua esistenza, per esempio in ambito familiare oppure in ambito professionale, in ambito economico-finanziario, in ambito appunto amicale, per quanto riguarda i rapporti che ha con, vi ripeto, amici, colleghi, parenti. Cioè questa è una persona che sta affrontando un momento di grande cambiamento e lo vuole affrontare anche grazie e in nome del vostro rapporto e del vostro amore. D'accordo? In quarta posizione vediamo invece appunto il comportamento ovviamente che riguarda il consultante, quindi in questo caso direttamente voi. Vediamo un po', e qui abbiamo la regina di coppe. Siete delle persone veramente molto buone, molto pazienti, molto compassionevoli e soprattutto provate un sentimento importante per questa persona, ragazzi, perché qui abbiamo la regina di coppe. Anche nel caso in cui non vogliate obiettivamente dirvelo, qui c'è un sentimento da parte vostra, perché la regina di coppe di solito è una donna innamorata o comunque una donna che prova un'emotività molto forte, esattamente come la prova lui. Ma la regina di coppe ci va a confermare una volta appunto di più che voi siete ricambiate nel sentimento, quindi anche l'altra persona prova lo stesso sentimento per voi. La carta della regina di coppe parla dunque di un bellissimo sentimento che ovviamente vi lega e anche del desiderio anche da parte vostra di rivedere questa persona, di riabbracciarla e ovviamente risentirla. La regina di coppe è una donna, vi ripeto, molto empatica, cioè voi capite molto questa persona o se non altro cercate di farlo e molte volte avete ovviamente avuto particolarmente pazienza. Quindi la regina di coppe, vi ripeto, ha la caratteristica primaria di essere una persona buona, cioè interiormente buona. Quindi sapete ascoltarlo, aspettarlo, capirlo, comprenderlo, anche dargli dei giusti consigli. Cioè, la regina di coppe è una donna sicuramente, vi ripeto, che è in grado di essere anche una guida spirituale, interiore per l'altra persona, non solo per lui, anche per gli altri. Cioè, la regina di coppe è una donna molto intelligente, ma la cui intelligenza è soprattutto emotiva. Quindi voi riuscite a captare dall'altra parte le emozioni di un'altra persona, della persona che avete davanti a voi e obiettivamente cercate anche di in qualche modo andare incontro a questa persona per ovviamente alleviare eventuali disagi o fastidi. Quindi a volte purtroppo, e questo è probabilmente, non dico un difetto, però
un'asperità caratteriale, la regina di coppe tende a mettere prima gli altri che se stessa, ovviamente, e questo chiaramente poi porta e provoca ovviamente anche dei momenti di sofferenza in voi, d'accordo? Perché molto spesso la regina di coppe può essere, diciamo, delusa dai comportamenti ovviamente delle altre persone. D'accordo? Però vi ripeto, anche voi sicuramente entro poco tempo andrete a beneficiare dell'incontro, del corteggiamento da parte di questa persona. In realtà però la regina di coppe non è regina di coppe solo per lui, cioè voi siete vista in un determinato modo anche da altre persone. Quindi la regina di coppe è una donna corteggiata da più appunto spasimanti, cioè potrebbero esserci altre persone interessate a voi. La regina di coppe ha un'altra caratteristica, direi principale, evidente se non altro da un punto di vista pratico empirico, cioè voi non passate inosservate, quindi siete particolarmente belle, affascinanti, sensuali, femminili e obiettivamente piacete proprio anche tanto da un punto di vista fisico ed estetico. Quindi chiaramente avete e avrete ovviamente, perché questa è già una posizione che tende a guardare ovviamente verso il futuro, che si affaccia al futuro, ecco sicuramente avrete appunto altri corteggiatori. Quindi non vi fermerete soltanto a questa persona, ma noterete appunto altre persone molto interessate obiettivamente a voi. Perché vi ripeto, di voi piace molto l'interiorità e l'esteriorità, quindi siete delle donne assolutamente complete. Ovviamente ragazzi il consiglio degli arcani è di continuare così, cioè ovviamente valorizzate il vostro aspetto estetico, la vostra esteriorità, ma ovviamente anche la vostra interiorità. Quindi il vostro comportamento, vi ripeto, è assolutamente ben voluto, ben visto, eccellente, attira molte persone, quindi questo charme, anche questo modo diciamo sereno comunque molto spesso di in qualche modo rapportarvi all'altro da persone molto sagge, spesso anche molto mature e vi ripeto molto intelligenti. Ecco, tutto questo attira sicuramente l'attenzione di più corteggiatori, di conseguenza ovviamente non vi mancherà la possibilità ovviamente di scelta. Allora, per quanto riguarda le due posizioni sicuramente centrali, in questo caso vi ripeto, queste due carte rappresentano appunto gli ostacoli tra voi e questa persona, e qui abbiamo il paggio di coppe e in questo caso il 9 di coppe. Allora, questa è una persona un po' infantile a volte. Allora, che cosa intendo con questo? Chiaramente è una persona, lui, che piace, quindi esattamente come voi, è una persona che comunque ha un aspetto che, vi ripeto, attira o può attirare più appunto corteggiatrici, quindi non mancano ovviamente anche a lui. 9 di coppe. Quindi è una persona che a volte tende un po' troppo, diciamo, a pavoneggiarsi in maniera, vi ripeto, un po' infantile, appunto, per quanto riguarda la possibilità appunto di essere corteggiato da altre persone o comunque da più persone. Cioè non dico che questa persona ha altre donne attorno a sé, perché vi ripeto, qui sino ad ora compare ovviamente soltanto proprio la regina di coppe e anzi questo grande sentimento che prova nei vostri confronti, quindi sicuramente non è una persona che in questo momento pensa o in passato ha mai pensato di sostituirvi con un'altra persona, questo assolutamente no. Però vi ripeto, a volte potrebbe comportarsi in maniera non, diciamo, del tutto matura nel momento in cui si renda conto, per esempio, di avere ovviamente altre persone che possano in qualche modo mirare a lui. Cioè, vi ripeto, tende un po' troppo a pavoneggiarsi, appunto, vedete, a lasciarsi un po' troppo ammirare in qualche modo anche da altre persone. Vi ripeto, non ricambia, perché guardate, il 9 di coppe rappresenta questa persona che è comunque ferma, seduta, che non collabora in qualche modo, pur avendo alle sue spalle queste 9 coppe. Quindi, vi ripeto, una persona che ama essere corteggiata,
da più persone, ma obiettivamente a sua volta non ricambia, cioè l'asso di coppe, il sentimento lo prova per voi nei vostri confronti, però vi ripeto, obiettivamente a volte non ha un comportamento, diciamo, particolarmente serioso, però vi ripeto, non ci sono altre donne. Ma vi ripeto, a volte diciamo lascia un po' troppo, per esempio, che altre persone possano in qualche modo allungare il proprio sguardo su di lui. Quindi è una persona particolarmente, diciamo, vanitosa, che ha sempre bisogno di conferme, ovviamente per quanto riguarda il proprio valore, e le cerca ovviamente queste conferme in modo sbagliato, quindi nel corteggiamento da parte di altre donne. Ma questa persona non ha capito che obiettivamente essere ammirati non significa essere amati, d'accordo? O comunque avere valore, significa essere per esempio semplicemente un bell'uomo, un uomo che attira, un uomo affascinante. Ecco, tende a volte appunto a confondere l'essere ammirato per il proprio aspetto estetico da altre donne con l'essere un uomo di grande valore. Ma obiettivamente il valore di una persona ovviamente non si stabilisce solo ed esclusivamente, per fortuna, in base all'aspetto estetico, ma ovviamente tenendo conto di ben altri valori interiori, d'accordo? Quindi a volte questa persona ha bisogno di un po' troppe conferme. Il paggio di coppe ci parla quindi comunque di una, diciamo, immaturità, coppe proprio in amore, che ovviamente può portare a volte questa persona ad avere dei comportamenti che possono un po' irritarvi. Quindi potrebbe mostrare a volte delle caratteristiche particolarmente fastidiose, cioè potrebbe appunto essere a volte una persona indecisa, insicura, titubante, potrebbe a volte per esempio chiamarvi, invitarvi ad uscire o comunque volervi vedere per poi in qualche modo, diciamo, rendere un po' caotico l'incontro, non riuscire a vedervi, non organizzarsi correttamente. Quindi obiettivamente a volte potrebbe mostrare, diciamo, delle caratteristiche da persona non propriamente saggia e matura, d'accordo? Però anche questo paggio di coppe può rappresentare in realtà anche la presenza di un figlio, nel caso in cui ovviamente ce l'abbia. E chiaramente questo paggio rappresenta appunto un figlio problematico che potrebbe preoccuparlo nel caso in cui decida in qualche modo di interrompere il rapporto con la compagna ufficiale. Io mi auguro di no, però ahimè il paggio di coppe in accezione negativa, nel caso in cui questa persona abbia dei figli, può proprio rappresentare un figlio in particolare, generalmente un'energia maschile, quindi un figlio maschio piccolo di età, in tenera età, che potrebbe in qualche modo preoccuparlo, perché spero vivamente di no, però potrebbe magari avere delle problematiche o per quanto riguarda la salute o comunque diciamo per quanto riguarda l'equilibrio psicofisico. Mi auguro veramente di no, però potrebbe rappresentare appunto un caso di questo genere, quindi una persona comunque appesantita da pensieri ovviamente in riferimento a questo figlio, nel caso in cui ce l'abbia, d'accordo? Vediamo ragazzi invece in queste altre carte, in particolar modo in questa appunto prima posizione, che cosa lui vorrebbe obiettivamente, cosa ha nel cuore, sogni, desideri, ma magari anche paure. Il re di pentacoli, questa è una persona che ovviamente vorrebbe più soldi, vorrebbe ovviamente guadagnare di più, pentacoli, quindi una persona che sente di avere bisogno di, in qualche modo, vedete, avere le spalle coperte. Questo re è ben seduto sul suo trono, quindi vorrebbe almeno se non altro sentirsi ovviamente economicamente più forte per poter eventualmente appunto prendere delle decisioni di una certa importanza. Il re di denari quindi rappresenta sicuramente una persona che mette, ragazzi, attenzione, come ovviamente priorità nella propria appunto scala di priorità il denaro. Quindi è una persona che pensa molto ai soldi e che ragiona anche molto in base ai soldi, cioè le sue decisioni ovviamente non risentono soltanto dei sentimenti, quindi non agisce solo sulla scorta di un amore, un sentimento, eccetera, ma anche, ahimè, ovviamente da un punto di vista pratico, monetario proprio, cioè una persona che
ambisce ad avere più soldi o comunque una posizione, perché è tipico del re, una posizione diciamo sociale o comunque riconosciuta molto più importante. Quindi vorrebbe anche ricoprire un ruolo ovviamente professionale che non soltanto gli permetta di avere magari più fama, ma anche più denaro. Quindi è una persona che vuole fama, ma anche fame di denaro. Quindi obiettivamente è una persona che vorrebbe in questo momento dei cambiamenti reali, in particolar modo nella propria vita da un punto di vista pratico, monetario, economico, finanziario. Ecco, questo spiega la carta della morte. Su cosa si sta concentrando in particolar modo appunto questo cambiamento. Cioè questa è obiettivamente una persona che vorrebbe assolutamente cercare di gestire, diciamo, il proprio ménage anche familiare con la compagna ufficiale, in modo da avere molto più controllo sulle finanze, perché il re è colui che appunto gestisce e controlla, evidentemente è lei che in questo caso ha in mano, diciamo, l'assetto finanziario della propria famiglia. Ecco, lui non vorrebbe ovviamente questa situazione attuale, ma vorrebbe avere lui pieno controllo, diciamo, della situazione e comunque, vi ripeto, avere una posizione economico-sociale anche di gran peso, in modo eventualmente da poter prendere delle decisioni maggiormente a cuor leggero, evidentemente anche e soprattutto nel caso in cui sia già padre. Vi parlavo ovviamente con questo fante di coppe delle preoccupazioni in riferimento anche ad un possibile figlio. D'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che in questo momento sta concentrando le sue attenzioni sul denaro. Potrebbe anche aver ricevuto delle nuove proposte di lavoro da appunto un re di denari, quindi da una persona particolarmente buona e generosa che potrebbe avergli offerto un nuovo lavoro. Inoltre, obiettivamente, il re di denari parla, vi ripeto, anche ovviamente della possibilità di essere impegnato in appunto movimenti finanziari, quindi potrebbe aver chiesto del denaro in prestito e di conseguenza averlo ricevuto, oppure potrebbe in qualche modo essere questa persona impegnata appunto in una compravendita, ovviamente di un appartamento, di un immobile, di un terreno, oppure per quanto riguarda il ricevere una eredità. Quindi è una persona che si sta occupando in questo momento in particolar modo di denaro. D'accordo? Ora, in questa seconda posizione cerchiamo appunto di capire che cosa questa persona dovrebbe fare e invece obiettivamente non fa. E qui abbiamo la carta della luna. Allora, questa persona dovrebbe ovviamente cercare di non vivere appunto più nell'oscurità della luna, cioè dovrebbe cercare di in qualche modo rendere più chiari anche e soprattutto agli altri, perché abbiamo visto con l'asso di coppe che lui ha chiaro ovviamente il proprio percorso, la propria progettualità anche con voi e soprattutto ha ben chiari i propri sentimenti nei vostri confronti. Ecco, dovrebbe palesarli anche agli altri. Ragazzi, la carta della luna parla generalmente appunto di rapporti nascosti, di segreti. Quindi questa persona dovrebbe iniziare a cercare appunto di vivere il più possibile nell'onestà, semplicemente. Quindi nella trasparenza. Dovrebbe cercare di vivere ovviamente meno in situazioni, vi ripeto, nascoste, oscure, che implichino comunque una, diciamo, maggior presa di posizione. Ragazzi, coraggio nell'affrontare comunque un eventuale futuro, anche un'eventuale separazione con la compagna ufficiale. Però vi ripeto, la carta della luna generalmente parla appunto di segreti. Quindi questa persona potrebbe dovervi dire o raccontare qualcosa di cui non vi ha parlato. Ebbene sì, perché la luna parla generalmente appunto di segreti, di qualcosa di nascosto, di cui obiettivamente questa persona non vi ha ancora parlato. Quindi vi ripeto, sicuramente la carta della luna rappresenta appunto in qualche modo una nuova, diciamo, vita che questa persona dovrebbe vivere, non più nell'oscurità. L'arcano successivo alla luna è il 19° arcano maggiore, quindi il sole. Dovrebbe cercare di vivere in maniera, vi ripeto, più chiara, più pulita, più leale, più onesta, più trasparente.
Quindi ufficializzare eventualmente anche il rapporto con voi, mettendo da parte tutte queste ritrosie, ovviamente che sino ad ora lo hanno portato comunque a temporeggiare, situazione che porterebbe anche lui stesso ad essere più felice. Perché questo, ragazzi, è un consiglio che viene dato in particolar modo a lui. Quindi ha la possibilità, in qualche modo, vi ripeto, di vivere con più serenità. Lui potrebbe vivere con più serenità, ma ovviamente dovrebbe rendere il rapporto, ovviamente, con la donna che ama ufficiale, alla luce del sole, senza più inutili sotterfugi. E poi vi ripeto, dovrebbe essere più sincera questa persona, non solo con gli altri, ma anche con voi, perché la carta della luna parla proprio, appunto, di momenti in qualche modo di insincerità o comunque di qualcosa che questa persona dovrebbe rivelarvi e ovviamente svelarvi. D'accordo? Quindi la carta della luna è, vi ripeto, sicuramente una carta che parla di verità. Una maggior verità che in qualche modo ovviamente serve anche a lui per essere più sereno, per vivere le situazioni con meno paura, con meno angoscia. Dovervi vedere ovviamente sempre di nascosto, una cosa pesante anche per lui, non solo per voi. Potrebbe tranquillamente, dicono le carte, risolvere questa situazione iniziando a prendere in mano realmente con coraggio la sua vita, ovviamente sentimentale e familiare, e quindi decidere sul da farsi. Queste ultime due carte, ragazzi, invece riguardano appunto l'ambiente professionale, ovviamente, di questa persona e l'ambiente familiare. Vediamo un po'. Per quanto riguarda l'ambiente professionale, qui abbiamo un brutto 7 di spade. Allora, ragazzi, questa è una persona che potrebbe aver subito un inganno o comunque addirittura una truffa da un punto di vista professionale, per cui potrebbe per esempio essergli stato promesso un qualcosa che poi ovviamente non gli è stato dato, per esempio un aumento di stipendio o comunque delle nuove mansioni, un rinnovo di contratto. Quindi il 7 di spade parla proprio della chiusura di un contratto di lavoro o comunque di rapporti lavorativi, ovviamente basati però appunto sulla non chiarezza e soprattutto sull'inganno e sulla truffa. Vedete, il 7 di spade rappresenta questo soldato che trafuga, quindi ruba dall'accampamento appunto rivale delle spade, quindi per lasciare comunque ovviamente gli altri soldati, gli altri guerrieri in difficoltà poi nel non riuscire più a combattere. Quindi questa persona si è sentita in qualche modo defraudata di qualcosa che gli spettava. Quindi potrebbe aver anche subito un furto vero e proprio in ambito professionale, oppure obiettivamente è una persona che è stata letteralmente imbrogliata e ingannata. Quindi qualcuno gli ha promesso qualcosa o gli ha nascosto per esempio delle altre clausole, cosa che potrebbe assolutamente avvenire, qualcosa di cui lui si è poi accorto successivamente e ovviamente che lo ha in qualche modo veramente messo in grossissime difficoltà. Quindi il 7 di spade parla proprio della difficoltà di riuscire a appunto portare avanti, diciamo, un lavoro, una professione, un mestiere o un rapporto professionale lavorativo con, per esempio, un determinato datore di lavoro. Il 7 di spade può riguardare anche rapporti con i colleghi assolutamente tesi, assolutamente negativi, quindi sicuramente ci parla ovviamente di situazioni particolarmente dure e anche difficili ovviamente da accettare. D'accordo? Quindi sicuramente questa non è stata una persona particolarmente fortunata in ambito professionale, perché evidentemente ha incontrato proprio le classiche persone sbagliate, cioè il 7 di spade parla proprio di persone sbagliate al momento sbagliato. Ecco perché questo re di denari, ecco perché in questo momento sta riflettendo così tanto sul denaro, perché obiettivamente sta cercando ovviamente di mettere in risalto l'aspetto economico-finanziario, perché qui potrebbe in qualche modo aver subito anche, vi ripeto, un licenziamento, qualcosa di non voluto e ovviamente di non giusto, qualcosa che poi comunque si è ritorto ovviamente contro di lui. Quindi sicuramente, vi ripeto, in questo caso
L'ambiente professionale non lo sta aiutando, motivo per cui potreste appunto notare in questa persona delle ulteriori, vi ripeto, difficoltà. Quindi potrebbe tutto ovviamente derivare da delle problematiche di un certo peso in ambito professionale, dove obiettivamente le cose non gli stanno andando assolutamente bene. Nel caso in cui per esempio sia una persona in cerca di lavoro, sta veramente facendo molta fatica a trovare il lavoro giusto, o comunque potrebbe lavorare ma diciamo per periodi piuttosto brevi e saltuari. D'accordo? Quindi qui ci sono delle reali difficoltà da un punto di vista professionale. D'accordo? Quindi potrebbe voler cambiare anche questo. Ecco a cosa si potrebbe riferire appunto anche la carta della morte. Vi dicevo che di solito abbraccia ovviamente tutti gli ambiti della vita di un individuo e quindi ovviamente anche l'ambito professionale. Qui potrebbe proprio esserci la necessità di chiudere un rapporto di lavoro per in qualche modo appunto aprirne un altro altrove. In questa posizione invece ci appunto occupiamo del suo ambito strettamente familiare, quindi mamma mia, il rapporto con la compagna ufficiale. Ragazzi, la carta della torre, allora malissimo. Allora, la carta della torre rappresenta proprio o una chiusura già avvenuta o che avverrà, quindi preparatevi ad una notizia scioccante da parte di questa persona. La torre parla di un litigio molto molto forte, parla di una presa di posizione, diciamo questa volta particolarmente impetuosa da parte di lui, ma anche evidentemente da parte di lei, quindi situazioni che sicuramente andranno e arriveranno ovviamente agli estremi e che porteranno questa coppia ad un allontanamento che può essere ovviamente definitivo o temporaneo. La torre non ci specifica obiettivamente che tipologia di chiusura ci sarà, cioè se una chiusura obiettivamente duratura e definitiva o un allontanamento. Questo lo si vedrà poi sicuramente nel resto della stesa, ma anche facendone chiaramente altre. Poi voi sapete che io, ragazzi, tendo a rifare ovviamente le stese, quindi avremo modo di nuovo di tenere ovviamente d'occhio la situazione. Ma qui c'è una torre, quindi tra queste due persone ci sarà, vi ripeto, una chiusura che potrebbe essere momentanea o definitiva. Comunque una chiusura molto dura, molto diciamo anche dolorosa, che però avverrà diciamo sulla scorta di parole forti, quindi azioni, vi ripeto, decisive che andranno appunto a falciare proprio come la carta della morte un rapporto ormai ovviamente destinato a chiudersi, una situazione sulla quale obiettivamente qui si è tirato obiettivamente anche un po' troppo la corda, cioè questa persona pensava evidentemente in qualche modo di portare avanti due storie parallele per troppo tempo e obiettivamente questa persona non ha agito per troppo tempo con coraggio, per cui la carta della torre parla proprio dell'intervento necessario ovviamente da parte del karma. La carta della torre non parla, come invece la carta della morte, di una chiusura diciamo in qualche modo voluta e portata avanti, progettata dal soggetto. La torre parla di una chiusura obbligata da parte del karma. Cioè c'è l'intervento obiettivamente, vedete, divino in questo caso, che ovviamente distrugge la torre di Babele. Quindi in questo caso, ragazzi, il karma interverrà per chiudere questa storia, poiché questa storia ormai non deve più andare avanti. Cioè il rapporto tra queste due persone è una farsa e quindi il karma interverrà, poiché se gli uomini non in qualche modo decidono di cambiare la loro vita, e poi ovviamente il karma che interviene e la cambia per obbligo, perché un rapporto del genere, quello che lui sta portando avanti con la compagna ufficiale, innamorato di un'altra donna, quindi quest'asso di coppe ovviamente ce l'ha ed è in riferimento alla sua regina di coppe, è un rapporto farsa che obiettivamente anche secondo il karma non deve più andare avanti. Perché? Perché è un rapporto che non ha basi. È un rapporto basato sul nulla, non c'è più erotismo, non c'è più sensualità, non c'è più sessualità, non c'è più sentimento, non c'è più rispetto. Quindi tra queste due persone non c'è più nulla. Quindi questa è una persona che sta affrontando, vi ribadisco il concetto della morte, un enorme cambiamento e lo affronterà,
per quanto riguarda sia l'ambito professionale dove abbiamo il 7 di spade che l'ambito familiare dove abbiamo la carta della torre. Obiettivamente, ragazzi, sicuramente questa non è una persona che vedrà, diciamo, i prossimi giorni, le prossime settimane, ma anche i prossimi mesi particolarmente felici, perché qui sicuramente c'è e ci sarà, diciamo, una sorta di rivoluzione nella propria esistenza che però, vi ripeto, è dovuta, è obbligata, perché questa persona evidentemente ha in qualche modo temporeggiato troppo, ha lasciato che le situazioni stagnassero per troppo tempo, non ha agito quando avrebbe dovuto e come avrebbe dovuto, e di conseguenza ovviamente la carta della torre rappresenta appunto la fine necessaria, una chiusura tra lui e questa persona. Ragazzi, la torre è una carta che rappresenta anche una notizia scioccante. Quindi voi potreste ricevere la notizia da parte di questa persona proprio per sua bocca della chiusura del rapporto con la compagna, e questa situazione potrebbe in qualche modo appunto lasciarvi di stucco. Oppure, attenzione, la carta della torre fa riferimento alla scoperta di un tradimento. Quindi ovviamente a situazioni appunto nascoste che vengono a galla. Quindi nel caso in cui obiettivamente non sia un'eventualità che proprio vorreste, prestate attenzione anche nel vedere, nello scrivervi o comunque nel parlare con questa persona, perché la compagna ufficiale potrebbe ovviamente scoprire qualcosa di troppo, proprio perché, vi ripeto, la carta della torre rappresenta di solito un evento scioccante, destabilizzante, che farà proprio tremare, diciamo, la terra sotto i piedi per quanto riguarda appunto la vita personale di questa persona, in particolar modo il suo ambito familiare. Comunque, ragazzi, obiettivamente queste due carte, come vedete, sono in qualche modo state estratte vicine, quindi sicuramente l'ambito professionale influenzerà l'ambito familiare e viceversa. Quindi obiettivamente, per esempio, il perdere il lavoro, un licenziamento, potrebbe in qualche modo acuire già delle grosse difficoltà o comunque tensioni con la compagna ufficiale, per cui potrebbero discutere in maniera talmente accesa che potrebbero decidere di ovviamente lasciarsi. Questo è un esempio per farvi però capire che le due situazioni, a mio avviso, da un punto di vista chiaramente logico, non possono ovviamente essere disgiunte, proprio perché queste due carte sono state estratte appunto l'una di seguito all'altra. Quindi sicuramente l'ambito familiare, il rapporto con la compagna ufficiale, verrà ovviamente molto negativamente influenzato ovviamente dal, diciamo, ambito professionale particolarmente disastroso, soprattutto nel caso in cui per esempio lavorino insieme, siano colleghi o per esempio siano soci. Qui ci sarà veramente un momento di enorme difficoltà. Tra l'altro, vi ripeto, la carta della torre rappresenta sicuramente delle tempistiche non così particolarmente lunghe, perché la carta della torre ovviamente si rifà a tempistiche che non superano le 2-3 settimane al massimo. In particolar modo la carta della torre è legata a due segni, lo Scorpione e il Capricorno, quindi ovviamente l'autunno e l'inverno. Quindi sicuramente, ragazzi, entro un mese circa, quindi in pieno autunno, qui ci sarà veramente una situazione particolarmente difficile che ovviamente vedrà questa persona come protagonista. Una situazione che però, vi ripeto, rappresenta una sorta di, diciamo, pegno dovuto, un pagamento dovuto da parte di questa persona al destino, perché questa persona ha tirato troppo la corda, questa persona ha sbagliato, d'accordo? Quindi sicuramente qui ci sarà un grosso momento di crisi tra lui e questa persona, quindi una rottura dolorosa ma ovviamente salutare per quanto riguarda obiettivamente questa persona e ovviamente anche il rapporto con la compagna ufficiale. Quindi vi ripeto, aspettatevi sicuramente un autunno particolarmente difficile per questa persona. In questa posizione appunto
Anzi, in queste 3 ultime posizioni appunto ci occupiamo del futuro, e in questa in particolare appunto il futuro a breve termine, ovviamente tra voi e questa persona. E qui abbiamo il 3 di denari, collaborazione ovviamente verso un fine comune. Allora, denari, quindi sicuramente un incontro da un punto di vista fisico particolarmente importante. I denari parlano appunto di benessere materiale, quindi momenti diciamo particolarmente intensi e goderecci vissuti con questa persona. Ma il 3 di denari parla appunto però anche di un collaborare, ovviamente, di un fare lavoro di squadra. Ovviamente diventerete team, diciamo, con questa persona proprio per cercare di venirvi incontro l'uno all'altra. Il 3 di denari, ragazzi, in amore parla proprio del collaborare per un fine comune. Il fine comune è il vedervi, il sentirvi, il portare avanti la vostra storia. Quindi non ci sarà più uno dei due che in qualche modo darà di più all'altro, o che avrà più pazienza nei confronti dell'altro, o che in qualche modo dovrà venire incontro all'altro. In questo caso entrambi sarete in qualche modo votati al portare avanti in maniera più matura, responsabile e rispettosa nei confronti dell'altro il vostro rapporto. Il 3 di denari quindi parla di ottima collaborazione, parla di incontri, parla di un vedersi, un sentirsi, in virtù appunto del portare avanti il vostro rapporto in maniera ovviamente il più tranquilla e serena possibile. Quindi il 3 di denari parla di successo, parla sicuramente di incontri, vi ripeto, molto belli, parla anche di un confidarsi importante, di un consigliare probabilmente proprio da parte vostra, ovviamente, questa persona. 3 di denari è una carta di realizzazione, una carta di nascita o rinascita e del compimento di una impresa. Quindi sicuramente il vostro rapporto ovviamente avrà dei risultati molto stabili e profondi. Il 3 di denari parla però anche dell'appoggio di una terza persona, quindi potreste essere in qualche modo aiutati dall'intervento di una terza persona, un collega, un amico che potrebbe per esempio mettervi in comunicazione o in qualche modo farvi vedere più facilmente. Quindi sicuramente il 3 di denari parla di collaborazione, associazione, intelligenza, altruismo, onestà. Quindi sicuramente questa persona vi dimostrerà tutto quello che pensa per voi, tutto quello che prova per voi e soprattutto la voglia di stare con voi e di mantenere, raggiungere una determinata posizione, che ovviamente non comporti più un disequilibrio ed uno sbilanciamento, d'accordo? Quindi parla di investimento da parte ovviamente di questa persona. Il 3 di denari, come tutte ovviamente le carte di grado terzo, può rappresentare anche appunto uno spostamento, un piccolo spostamento. Quindi potrebbe per esempio proporvi un weekend o comunque qualche giorno insieme, o approfittare per esempio di uno spostamento per lavoro, per ovviamente in qualche modo invece trascorrere del tempo con voi. D'accordo? Quindi sicuramente il 3 di denari parla di una situazione molto positiva che ovviamente vedrà affermazione, approfondimento e collaborazione da parte vostra. Quindi non ci saranno sicuramente momenti di litigio o momenti di disagio, bensì anzi un venirsi incontro il più possibile. Vediamo ragazzi invece in questa carta, in questa appunto posizione, obiettivamente che cosa il karma vi porrà dinanzi e quindi se vi in qualche modo aiuterà e in che modo. Qui abbiamo il 3 di bastoni, un'altra carta di grado terzo. Allora, il 3 di bastoni parla sicuramente di attesa. Vedete? Qui abbiamo questo giovane che in qualche modo sta guardando l'orizzonte e qui ci sono delle navi, delle barche che stanno appunto arrivando. Non sono ancora però arrivate, quindi stanno per arrivare. Quindi sicuramente ci saranno delle ottime notizie, tra di voi le cose andranno sempre meglio, però ovviamente il karma vi ricorda che c'è una certa attesa. Quindi nel caso in cui voi vi aspettiate una presa di posizione definitiva da parte di questa persona o un cambiamento reale, ve lo dicevo con la carta della morte e con la carta della torre, le tempistiche si spostano ovviamente verso l'autunno e anche chiaramente l'inverno. Quindi sicuramente ci sono delle buone notizie, vedete queste navi stanno arrivando, quindi sicuramente sono in arrivo dei cambiamenti importantissimi ovviamente tra
di voi, ma ovviamente dei cambiamenti che non arriveranno domani. D'accordo? Quindi non aspettatevi comunque di avere già domani, dopo, entro diciamo una settimana, dei risultati eclatanti. Sicuramente la situazione diciamo personale di questa persona prenderà una brutta piega con la compagna ufficiale, abbiamo la torre e il 7 di spade. Però ragazzi, ovviamente vi ripeto, questa è una situazione che evolverà nell'arco di un mese e sicuramente nell'arco dell'autunno, di conseguenza una maggior stabilità e comunque anche eventualmente una presa di posizione chiara e definitiva da parte di questa persona ci sarà, ma il 3 di bastoni è proprio, diciamo, per definizione tarologica e cartomantica la carta dell'attesa. D'accordo? Quindi sicuramente si tratterà di dover aspettare ancora grosso modo 1, 2 o 3 mesi appunto di tempo affinché la situazione, la vostra situazione diventi definitivamente stabile. La carta successiva al 3 di bastoni è il 4 di bastoni, che rappresenta appunto un rapporto più stabile a prescindere da quello che lui farà con la compagna ufficiale, con la quale abbiamo visto la carta della torre. Però ragazzi, non è detto che questa persona sciolga il rapporto ufficiale e decida di vivere ovviamente immediatamente il rapporto con voi in maniera ufficiale alla luce del sole. Potrebbe temporeggiare. Ecco perché una maggior stabilità nel vostro rapporto e per quanto riguarda il vostro rapporto richiede tempi un po' più lunghi, addirittura anche rispetto a questa torre. D'accordo? Quindi sicuramente la carta del 3 di bastoni parla di successo, quindi il successo sta per arrivare, proprio come queste navi nel porto, quindi sicuramente ci sarà stabilità, sicuramente ci sarà evoluzione, ci sarà una concretizzazione dei vostri sogni e desideri, perché parliamo di bastoni, ma vi ripeto, è una carta di attesa. D'accordo? Importante sarà l'autunno e l'inverno per quanto riguarda una maggior stabilità del vostro rapporto. Nel frattempo il 3 di bastoni parla anche qui di incontri bastoni eroticamente molto importanti, che però potrebbero essere appunto vissuti in maniera a volte un po' saltuaria, quindi a volte riuscire a vedervi, altre volte riuscire meno ad organizzarvi, ma vi ripeto, perché per una maggior stabilità ovviamente bisognerà attendere più tempo, d'accordo? Ma ci sarà, il successo ci sarà, perché il 3 di bastoni parla di successo, vedete, parla di situazioni che vanno ad evolvere, a germogliare, però ovviamente bisognerà attendere del tempo, d'accordo? Però il karma è dalla vostra parte, perché la regina di coppe merita ovviamente in qualche modo di essere risarcita anche del tempo che evidentemente ha perso, della pazienza che ha portato con quest'uomo. Direi che è stata anche tanta, In ultima posizione, finalmente, abbiamo appunto il futuro più distante, ovviamente, tra voi e questa persona, anche se abbiamo visto c'è già stato, direi, egregiamente comunque spiegato anche dalle altre carte. Vediamo un po'. Ragazzi, un'altra carta di grado terzo. Allora, qui abbiamo il 3 di coppe. Allora, ragazzi, il 3 di coppe parla obiettivamente di appunto incontri, parla di ovviamente contatti, parla di notizie, parla appunto di un vedervi, parla di un sentirvi, parla di sessualità, parla di sentimento perché è una carta di coppe, quindi sicuramente il 3 di coppe parla appunto di un rapporto che, come vi ho detto poco fa, si approfondisce, si andrà ovviamente approfondendo man mano che passeranno ovviamente i giorni. Il 3 di coppe parla di felicità, parla di gioia, parla di allegria, parla di unione vera e propria, parla sicuramente, vi ripeto, di raggiungimento di una meta, di un trionfo, di un'evoluzione, di felicità, di progetti portati a termine, di risoluzione di problemi anche abbastanza importanti, parla di incontri appaganti, parla di erotismo e sessualità ai massimi livelli, quindi sia sotto il profilo affettivo che sessuale tra voi e questa persona la situazione andrà sicuramente diventando sempre più serena e appagante, tutti i conflitti verranno sicuramente superati, quindi parla di un buon avvenire, parla di buone notizie, parla, vi ripeto, anche sicuramente di situazioni che vi porteranno a sentirvi anche più belle, anche più desiderate, più accettate, quindi sicuramente situazioni anche di maggior trasporto. Questa persona continuerà, vi ripeto, a dimostrarvi quello che pensa, quello che prova per voi.
Tre di coppe parla di lealtà, parla di estroversione, parla di raccontarvi tutto. Vi dicevo con la carta della luna che questa persona vi nasconde qualcosa, ecco, parla di comunicazione il tre di coppe, quindi in primo piano rimane la comunicazione nel tre di coppe, quindi lettere d'amore, messaggi, telefonate, qualcosa di veramente molto importante da un punto di vista comunicativo che vi farà capire ovviamente che questa persona prova del sentimento importante per voi. Il tre di coppe però parla di una situazione ancora ovviamente iniziale, quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sicuramente tra due persone di cui una delle due o anche entrambe comunque impegnate. D'accordo? Perché parla appunto di una triangolazione, dove però, vi ripeto, l'elemento terzo, quindi in questo caso voi, avrà sicuramente la maggiore. D'accordo? Quindi il successo è dalla vostra parte, ragazzi, non dovete temere nulla. Quindi voi andate avanti con la vostra vita, continuate ad arricchire questa meravigliosa, ovviamente, regina di coppe che vi rappresenta, perché con questa persona sicuramente c'è comunque il successo, ci sono momenti di maggior stabilità, vi ripeto, attesa per questa stabilità e ovviamente prossimi giorni, prossime settimane, ancora un legame di triangolazione. Quindi questa persona nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sicuramente non andrà a sciogliere in maniera ufficiale e ovviamente legale il proprio rapporto o appunto il proprio matrimonio. Ve lo dicevo con la torre, ragazzi, con il 3 di bastoni avverrà, ma vi ripeto, bisognerà attendere ovviamente ancora del tempo, quindi prossimi mesi. Nel frattempo il 3 di coppe parla sicuramente di un percorso affrontato nel migliore dei modi, con incontri, rivelazioni, dichiarazioni d'amore molto forti e molto importanti. D'accordo? Quindi parla di successo, parla di comunque un appunto collaborare ovviamente l'uno con l'altra per portare ovviamente avanti nel migliore dei modi il vostro rapporto. Ovviamente, ragazzi, io devo offrirvi anche tutte le possibilità di in qualche modo significato di ciascuna carta. Il 3 di coppe può rappresentare anche una gravidanza, quindi nel caso in cui sia appunto una condizione per voi non del tutto accettabile in questo momento, prestate ovviamente le dovute attenzioni, d'accordo? Anche il 3 di coppe parla di uno spostamento, quindi viene ribadito un eventuale invito a trascorrere del tempo ovviamente insieme o anche più giorni, quindi questa persona potrebbe approfittare appunto di un viaggio, di uno spostamento per potervi appunto vedere e raggiungere, d'accordo? Quindi il 3 di coppe parla di un incontro di dichiarazioni, di parole importanti che saranno semplicemente l'inizio per portare avanti un vero e proprio rapporto importante che, vi ripeto, diventerà sempre più profondo, un rapporto che ancora per i prossimi giorni, come ci suggerisce il 3 di coppe, sarà ovviamente un rapporto da vivere con una persona ancora impegnata, quindi ancora una triangolazione, ma ovviamente che procederà sicuramente nel migliore dei modi, vedendo ovviamente un futuro molto negativo per quanto riguarda il rapporto con la compagna ufficiale, ma molto positivo per quanto riguarda invece appunto voi, come vi dicevo, con questo 3 di denari e soprattutto questo 3 di bastoni. Guardate, ragazzi, che nelle 3 carte del futuro appunto abbiamo 3 carte di grado terzo. È una condizione che accade di rado, ma rappresenta e ci va a confermare l'evoluzione. Quindi non andrete più a vivere situazioni stagnanti, bensì situazioni in evoluzione. Quindi qui ci saranno degli enormi cambiamenti con questa persona. Tenete ovviamente d'occhio il periodo sicuramente dello Scorpione, il periodo del Capricorno, quindi autunno e inverno. I prossimi mesi saranno ovviamente molto importanti, soprattutto, vi ripeto, in virtù di questo grande allontanamento o questa proprio chiusura definitiva con la compagna ufficiale. D'accordo? Dunque, questa è stata una stesa, vi ripeto, vedete, molto dettagliata, ma questo è tipico obiettivamente della
stesa del Palazzo degli Dei, abbiamo 13 carte, quindi obiettivamente qui si può sondare molto bene il terreno, ma vi ripeto, è stata una stesa molto bella, dettagliata, anche perché ci ha fatto obiettivamente vedere questa storia in virtù anche di tempistiche future piuttosto distanti rispetto al momento presente. Quindi vi ribadisco, vi aspetta un grandissimo cambiamento. Più che voi, l'altra persona obiettivamente affronterà dei momenti, ragazzi, obiettivamente di difficoltà, questo sicuramente, perché 7 di spade e torre sono due carte abbastanza impegnative, diciamo, ma ovviamente questo porterà a voi chiaramente del beneficio, di conseguenza ci sarà di che approfittarne, d'accordo? Voi sicuramente, vi ripeto ragazzi, mettetevi come priorità, andate avanti con la vostra vita, la vostra progettualità, a prescindere da quello che farà questa persona, potenziate ancora di più questa bellissima e soprattutto di gran cuore regina di coppe, voi avete un enorme valore e soprattutto, come vi dicevo con la regina di coppe, vi accorgerete anche della presenza di altri corteggiatori. D'accordo? Di conseguenza, ovviamente, come dico sempre, mi raccomando, tenete duro, buona fortuna e ovviamente a presto!